Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ciao. Un video un po' particolare con dei messaggi veramente importanti. Vi spieghiamo perché lo facciamo oggi e cosa è successo in settimana e perché siamo in ritardo con la pubblicazione dei video, ma andiamo a quello che è successo in settimana prima. Non suonerò. Prendile bene sotto, se no Aspetta, adesso saltano fuori. Dobbiamo avere un attimo metodo perché ci assicuriamo.
da... Sì. Dicevo che se fossimo arrivati sul dove ci siamo ancorati alla roccia, in quel punto lì, magari se fossimo arrivati più brillanti forse saremmo riusciti poi a salire. Però lo sai che c'è, arrivare brillanti rischi anche di perdere. Se perdi lì vai giù fino a casa nostra. Se perdi lì vai giù fino a casa nostra. Sì, era un tentativo ma era troppo rischioso, troppo. C'era un 50 e 50 di possibilità di farcela. Sono d'accordissimo. Sì, questi per forza. Ecco, vedi, in questo caso comunque le provviste ce le hai. Certo. Ce le hai per un mese, per stare lì un mese. Oddio, poverina. Si è fatta male? Sì, ho tutta la faccia. Ecco, questo è quello che un po' è successo in settimana. Abbiamo avuto, come vedete, molte difficoltà a uscire dalla strada. Le catene, a differenza di quello che pensano tutti, ce l'abbiamo, abbiamo catene. Come avete visto abbiamo il verricello, funi e tutto quanto, soltanto che le catene non ci hanno soddisfatto a pieno, perché sono catene standard. Anche se le abbiamo montate solo sulle ruote anteriori, ci vuole qualcosa di più forte, perché in questo momento sulla strada c'è la condizione peggiore, ovvero c'è del ghiaccio sotto e della neve sopra, quindi non riusciamo a valutare quello che sono le discese dove non c'è il parapetto. E in alcuni punti sotto la neve c'è fango. Sì, quindi dove batte il sole nelle pareti esposte a sud, la neve ha ricoperto un bel po' di fango, quindi sciogliendosi alimenta questo fango e rischiamo veramente di rimanere impantanati. Quindi sto aspettando l'arrivo di catene maggiorate, almeno da mettere sulle ruote anteriori, sì, per poter andare e tornare in sicurezza, perché questo mezzo, questo 4x4 è molto importante per noi per poter portare i materiali e tutto quello che ci serve. E non possiamo rischiare altrimenti, perché voi direte vabbè, alla baita ci puoi andare a piedi come hai già fatto in passato. Sì, è vero, però è anche vero che qualcosa io la devo pur portare lì, anche perché l'unità che stiamo ristrutturando, lo ribadiamo ancora, è una capanna di appoggio per poi iniziare la ristrutturazione di tutta la proprietà. Quindi, tra l'altro, dove si dovrebbe teoricamente lasciare la macchina
sta a 5 km dalla baita, è un posto anche incustodito la notte, quindi non Sì. ce la sentiamo di lasciare il mezzo che ci serve, lì. quindi per noi è anche una questione di sicurezza. E poi perché saggiamente ci siamo detti di non finire di nuovo giù da un dirupo. L'altra volta era morbido perché degli alberi ci hanno fermato, questa volta Non ci sarebbero stati gli alberi a fermarci, Infatti. saremmo tornati direttamente a valle, diretti al parcheggiati torrente. davanti alla baita proprio. Quindi siccome non sappiamo, nel momento in cui registriamo questo video, non sappiamo insomma come saranno le tempistiche di consegna di questo equipaggiamento, Sì. eccetera, tutta questa situazione ci ha un po' sfalsato i tempi per andare giù alla baita e postare la domenica qualcosa di relativo solo alla baita. Devo dire che mi sono fatto dei problemi a registrare un video davanti a questa che è la mia postazione dove edito i video, che non può essere ancora portata in baita perché consuma come una centrale nucleare, quindi dobbiamo aspettare che arrivi la nuova grossa collaborazione di quest'anno sull'energia elettrica, un sistema che tra l'altro pesa 100 kg diviso in differenti moduli che dovremo portare giù alla baita e che ci darà teoricamente accumulo sufficiente per poter alimentare quello che ci serve, quindi iniziare effettivamente fissa la nostra avventura lì. Quindi l'importanza delle catene era questo, ci siamo fatti una piccola scaletta perché vogliamo trattare alcuni punti. Se sentite miagolare perché ci sono le bimbe. Allora, stavo dicendo, se vedete le telecamere muoversi, ondeggiare, sono le gatte che Si si strusciano, sono incuriosite. Ecco, lei è la Nui, quindi la Nera notte. come la notte, la nuit. Poi ve le presenteremo meglio quando andremo in baita. Ci siamo fatti una scaletta di alcune cose da dire perché vogliamo cogliere questa occasione di tempistiche incerte per il video per trattare un argomenti che avremmo voluto trattare già in futuro, ma cogliamo l'occasione di farlo adesso perché avendo questo impedimento un attimino di raggiungere la baita, cerchiamo di concentrare qualcosa di utile come informazioni. Vuoi far sentire come parli, come dici le cose? Invece abbiamo il gatto parlante, dovete sapere, ma parla proprio che parla. Papà? Ciao. Una cosa che voglio riprecisare prima di proseguire è che mi sono fatto molti problemi a mostrarvi lo studio e un contesto dove non ci sia la baita, perché non voglio che le persone se ne vadano perché in questo momento stiamo facendo un discorso serio, cioè lo sfondo sarebbe stato solo diverso, quello della baita. Cerchiamo di unire le tempistiche dell'incertezza di raggiungere la baita in sicurezza in questo momento per poi lasciare spazio quando sarà ai video da lì, insomma, sulla ristrutturazione sui lavori, anche perché molte aziende aspettano come acqua calda, il visore, eccetera, che i progetti siano completati. Vogliamo fare un'introduzione alla nostra transizione dalla città alla vita off-grid. Questo è un processo molto lungo, io tante volte l'ho spiegato come un treno in corsa, perché noi abbiamo vissuto una vita normale come quella di tutti, lavorando tanto, sacrifici non solo economici ma anche di vita e quanto altro, e questo ci ha portato ad avere una fatica fisica data anche le nostre condizioni di salute, e quindi a voler rallentare i ritmi e passare a una vita più sana, perché noi abbiamo vissuto tanto vicino alle città, vicino alla frenesia per il lavoro, per tante cose, ma abbiamo visto che questo stile di vita ci fa perdere la qualità del tempo stesso, la qualità della salute, e questo dopo lo vedremo. Noi in questo momento cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di estinguere la maggior parte dei nostri debiti, quindi tutti i proventi che riusciamo ad avere, tutti i risparmi, i centesimini che abbiamo messo da parte, stanno andando nell'estinguere
gran parte dei nostri debiti. La casa rimane sicuramente un punto, una grossa incognita, perché è vero che voi vedete tanti youtuber magari mollo tutto e vado a vivere lì. My Wildlife vuole essere anche un canale che spiega, fa vedere realmente come la vita di due persone fa fatica ad essere arrestata così come era conosciuta per andare a vivere fuori dalla città, perché è vero, noi avremmo potuto prendere una casa già pronta con riscaldamento e tutto, ma noi abbiamo fatto uno stile di vita, ha scelto uno stile di vita vicino agli animali, vicino a una sorta di riconnessione con la natura. Quindi noi stiamo estinguendo parte dei nostri debiti, inaspettatamente i miei genitori ci hanno dato una mano a estinguere uno dei debiti importanti che avevamo, quindi un grazie va sicuramente a loro. Sì. E questo è quello che stiamo attraversando. Stiamo vendendo il superfluo, questo sì, tante volte quando siamo qui in studio cerchiamo anche di vendere il superfluo, ci siamo accorti che abbiamo veramente tante cose che non ci sono utili nella vita, sono un di più, giusto? Sì. E quindi stiamo cercando di vendere il di più, perché quello che ci serve per vivere veramente non dobbiamo ricercare la felicità negli oggetti, ma va ricercata prima di tutto dentro noi stessi, nel benessere con noi stessi, e poi nella vita di coppia nel nostro caso, o comunque sia dalle persone che ci sono a fianco, ma prima di tutto con noi stessi, perché se non stiamo bene con noi stessi possiamo anche comprarci la TV bellissima, la macchina bellissima, piuttosto che la casa più grande a seconda delle proprie passioni, giocare in borsa, fare esperimenti elettronici, tutte le passioni che uno può avere, ma se non siete a posto con voi stessi dentro non riuscirete a raggiungere questo ideale. Ma non vi godrete neanche quello che avete? No, e quindi dal momento che sarete in pace con voi stessi capirete che tante cose sono un superfluo. Questo non vuol dire che noi vogliamo privarci di tutti i comfort, perché un bagno caldo e una vasca calda piena d'acqua piace a tutti. Quindi questo vuole essere un messaggio per dire che se siete infelici dentro per quello che avete costruito, lo sarete sul picco di una montagna, nella casa al mare, isolati, piuttosto che in mezzo a una grande città, a seconda di quelli che sono i vostri gusti. Quindi questo è un'introduzione alla transizione che stiamo facendo, quindi tante volte il nostro tempo è occupato dal gestire questo aspetto economico, gestire questo aspetto di surplus degli oggetti che abbiamo, perché su non ci possiamo portare tutto, anche se questa casa al momento rimane, poi vi spiegheremo perché, però tante cose sono superflue, possiamo tramutare in altro, non le vogliamo buttare. Le vendiamo a una cifra tra l'altro simbolica sulle varie piattaforme di appartenenza, di settore, e perché semplicemente raccogliamo qualche soldo che possiamo reinvestire, ma soprattutto non vanno sprecate, perché c'è già abbastanza spreco nel mondo. Abbiamo accennato alla qualità del tempo e della vita. Ci siamo accorti che per dare sostegno a delle persone che in passato avevamo al fianco sbagliate, e che comunque sia il lavoro, il cercare di essere sempre performanti e vivere vicino a una grande città per avere dei servizi, un ritorno che sia sociale, che sia economico, alla fine ci ha spinto ad avere una qualità del tempo molto scarsa, e quindi della vita. Cosa intendo? Significa frenetica, sempre di corsa, pensare sempre al domani, cioè lavorare tanto oggi, impegnarsi sempre in prospettiva del futuro, e questa è una cosa sbagliatissima, abbiamo capito? Sì, ci ha dato, non ci dava più la capacità di arrivare a sera a viverci un momento assieme,
Noi abbiamo vissuto un paio d'anni del nostro matrimonio praticamente vedendoci solo 10 minuti la sera, perché tra io la baita, tra lei il lavoro per sostenere la transizione, ci siamo visti poco, e a un certo punto abbiamo capito che la nostra qualità della vita, questo anche precedente al progetto Baita, stava deteriorando significativamente, nel senso che delle volte ci alzavamo al mattino e non capivamo bene neanche le emozioni che avevamo vissuto stando assieme magari la sera prima anche davanti a una serie TV. A noi piacciono anche le serie TV ed è bello stare sul divano quell'oretta assieme la sera per vedere la TV. Certo. Quindi il messaggio di My Wildlife è la qualità del tempo speso. Noi quando siamo in baita abbiamo una qualità veramente superiore, e devo dire che nel nostro caso ci ha tolto delle pastiglie che prendevamo, cioè nel senso ci ha reso delle persone più tranquille, migliori, e questa è una cosa molto importante. E per noi, per quanto riguarda il nostro stato di salute, la qualità dell'aria che respiriamo è importantissima. Questo è anche un suggerimento dato dai nostri medici, sì, che ci seguono, insomma. Sì. Non siamo mai entrati nello specifico delle nostre problematiche della salute, però in base anche a tanti commenti penso che un minimo adesso di introduzione, no? A quello sì, che è stato e è tuttora il nostro stato di salute sia doveroso, insomma, farlo a questo punto. E non spegnete il video, non è niente di, cioè è la vita normale di tutti i giorni. Tante persone cambiano canale, spengono i video perché non vogliono sentir parlare di queste cose, ma noi nonostante tutto siamo persone sorridenti, scherziamo anche sul nostro stato di salute, sì. mentre siamo nei reparti, lo dico così capite l'ambito, oncologici. Però come avete visto questo non ci impedisce di cercare una qualità di vita migliore. Ora ognuno di noi dirà quello che vuole dire riguardo alla propria situazione. Su di me c'è già un video, penso il 10, il 12 all'inizio della pagina del canale, che tratta della mia situazione. Un anno fa, 11 mesi fa, purtroppo ho avuto un ritorno di fiamma. Non ho detto niente sul canale perché è inutile preoccuparvi, e soprattutto perché io, cioè anche sui gomiti, sulle rotule, proseguo. A me proprio anche a carponi. Sì, io non mi sono e non sto parlando del braccio che non funzionava, quindi questo è per farvi capire che il messaggio deve essere anche di resilienza, del proseguire sempre, perché cioè la vita è questa, non ci si può mettere al riparo da quello che è la nostra incognita X, quando sarò vecchio, se sarò malato, se succederà questo. Cioè, purtroppo la realtà dei fatti è che nessuno sa se ci arriverà a quando sarò vecchio, ecco, questo è il nocciolo. E quindi anche parlando con i medici c'è stato un deterioramento della qualità della vita, tanto da sentirci dire: se avete la possibilità di andare su, perché abbiamo raccontato che abbiamo questo progetto della Baita, ci hanno detto fatelo, respirate aria pulita, ma soprattutto dormite, riposatevi o fate quello che vi piace. Questo non è che non ci curiamo, sia chiaro, cioè le terapie prima di tutto, però è per farvi capire che noi siamo in cura in un centro molto grande a livello europeo, molto rinomato, all'avanguardia. Poi spieghiamo, abbiamo questa fortuna tra virgolette, perché noi parte di tutti i proventi li usiamo per curarci, perché nonostante la sanità italiana sia stata un fiore all'occhiello della nazione, in questo momento non riusciamo a prenotare le nostre visite con la frequenza che ci dovrebbe consentire di cercare di curarci al meglio, perciò dobbiamo economicamente contribuire a degli appuntamenti privati che costano una follia. Tanto. Quindi la situazione mia è che proseguo, non ho detto niente, non dirò di più prima che poi i maligni dicano questo, però so che voi
i più attenti magari che hanno seguito il canale all'inizio sanno che ho questa situazione. Ho passato dei mesi di insonnia e stress per una cura che ho fatto, che mi ha scompensato tantissimo. Spero che nei video non si sia visto, però ho cercato di andare avanti il più possibile e devo dire che questa natura mi ha portato dei benefici. Abbiamo sofferto di una strana anche parte psicologica del nostro approccio alla baita, me lo sono scritto qui perché per me è importante, ed è l'ansia e la frenesia. Noi alcune volte quando siamo arrivati dalla città, dopo magari una settimana o anche 2, abbiamo saltato qualche video dove non siamo andati alla baita, quando siamo ritornati lì, la prima giornata era di stress ed ansia. Ci siamo accorti, abbiamo analizzato questa cosa, che quando abbiamo rallentato il ritmo, il fatto di non avere tutti gli input veloci che abbiamo nella vita frenetica di città ci ha dato ansia, come per dire: e adesso quanto tempo ci vuole a scaldare l'acqua, e adesso quanto tempo ci vuole a fare quello, a scaldare la casa, quanto tempo ci vuole a tagliare il legno, a trattare, e ti fa perdere quasi la voglia di toccare con mano le situazioni, le cose. Questa situazione ci durava una settimana e ci dava anche del nervoso, un giorno ci dava del nervoso. Ma siamo arrivati anche a scontrarci noi, le prime giornate che arrivavamo lì, cioè litigavamo tante volte. Poi ci siamo accorti che invece dopo 2 o 3 giorni, quando il ritmo di lì era dato per assimilato, noi stavamo meglio, ma anche tra di noi. Cioè basta difficoltà del sonno, niente pastigliette per dormire, niente aggiustamenti ormonali, niente cioè, e quindi ci siamo accorti che tutti gli input che ci arrivano forti dall'esterno, veloci, le notizie, gli amici, il lavoro e quant'altro, ci ha bombardato di un'ansia che non è nostra. Poi arrivi lì, passi dal troppo al niente e l'organismo ha bisogno proprio di abituarsi, no? Sì. A questa transizione dalla città alla montagna. Non è una cosa semplice. E devo dire che guardare il tempo che scorre lì, tante volte magari ci fermiamo, ci riposiamo un attimo, ha un beneficio su di noi. Ci fa capire quanto è grande la giornata e quanto poco la vivevamo fino a quel momento. Questo non perché vogliamo stare senza fare niente, ma perché proprio è una dimensione del tempo differente. Se dalle volte arriviamo a sera che ci sembra di essere svegli da 2 giorni, perché non per la fatica, ma perché il tempo proprio è lento, ha una dimensione diversa, ci sembra di vivere il doppio. Per quanto mi riguarda, vi posso dire che anche io non sto al top, sono anche io in cura in questo centro. Se vorrete vi diremo anche di quale centro si tratta, perché magari può essere anche d'aiuto. Tante persone non conoscono questo centro. È un centro europeo multilingua che accetta tutti dall'Europa, insomma. Sì, beh, dall'Europa penso che se vengano anche da altre nazioni li accettino comunque. Sì. Diciamo che è una nostra eccellenza italiana e europea e per ora è così, insomma. Io da donna purtroppo ho avuto un grosso problema che riguarda tante donne e ho avuto un cancro all'utero. L'ho avuto in piena pandemia, quindi nel 2020, e mi sono dovuta operare. Purtroppo era negativo questo cancro e quindi mi sono dovuta sottoporre anche alle chemio e alle radioterapie. Voi, potete immaginare lo stato psicologico di una donna che deve togliersi l'utero. Tra l'altro ero anche molto più giovane di adesso. Mi hanno mandato in premenopausa, quindi anche io ho molti sbalzi ormonali a tutt'oggi, e purtroppo poi da delle visite genetiche è risultato che ho un gene molto pericoloso che potrebbe portarmi, la stessa malattia in altri punti del corpo, come potrebbe essere il pancreas, come potrebbe essere il seno, che adesso tengo monitorato come l'addome, e potrebbe portare problematiche alla pelle, al cervello, quindi io sono in stretta sorveglianza, chiamo io.
e ormai viviamo felicemente rassegnati a questo, cioè anche perché non si può fare nient'altro. Molte persone su altri social su cui ho raccontato la mia storia mi hanno detto ma questa non è vita, però è vita. Non sarà vita, ma per noi è vita, è comunque Anzi, vita, ogni giorno per noi è vita, è vita. Paradossalmente è veramente paradossale, ma viviamo alcuni momenti tanto più felici adesso perché riusciamo ad apprezzare determinati aspetti della nostra vita felice, spensierata, piuttosto che prima. Sì, È sì, paradossale, non sto dicendo che a star male si sta bene, No. sia chiaro, però ci sono dei momenti, noi siamo sempre sorridenti, spensierati, scherziamo, e voglio dire una cosa, siamo innamorati della vita. Cioè noi sappiamo benissimo l'importanza del proseguire il nostro percorso anche singolarmente se a qualcuno dei due dovesse succedere qualcosa, perché io sono un sostegno per lei è un sostegno per me, ma automaticamente io sono un sostegno per i suoi figli e lei è un sostegno per i miei genitori, e quindi questo è il vero senso di famiglia che noi diamo e di felicità. Questo è una cosa importante. Anche perché noi stiamo insieme da 5 anni, siamo sposati da quasi 3 anni, abbiamo avuto il nostro trascorso con altre persone ovviamente. E ci siamo ritrovati anche in questo, ecco, nella salute, no? Quindi come si dice, Dio li fa e poi li accoppia. Soprattutto nella salute, no? Soprattutto nella salute. Io tra l'altro non so se poi in primavera dovrò subire anche un intervento di mastectomia preventiva, e sono già in lista da un paio d'anni perché purtroppo qui la sanità insomma ha tempistiche piuttosto lunghe, però è sicuro che prima o poi verrò chiamata per questo intervento, quindi magari avremo anche un mezzo stop probabilmente del canale, no, in quel periodo. Questo mi riallaccia a un fatto del perché non abbiamo venduto la casa e ci siamo trasferiti lì, magari utilizzando parte dei proventi della casa, della vendita della casa, per estinguere il mutuo che è ancora in essere e che facciamo veramente tanta fatica con i rialzi che ci sono stati in Europa a stargli dietro, e parte della vendita della casa sarebbe per estinguere il mutuo e per poter magari prendere dei materiali, una ruspa o qualcosa, trasportare anche qualcosa lì in elicottero come materiali e sistemare strada e tutto quanto. Non lo facciamo perché saggiamente per due motivi. Primo motivo è proprio perché lei potrebbe affrontare un intervento come me, e in questo stato su in baita non è il caso di fare la nostra digenza. Seconda cosa, perché ci siamo guardati in faccia e siccome io compio 25 anni e te 26, e io il doppio, e te il doppio, allora ci siamo detti, ma anche per i tuoi figli, insomma, per lasciare qualcosa, un futuro anche a loro, no? O per una nostra vecchiaia, se il Signore ci assisterà col bastoncino a stare qui, perché magari in montagna non potremo farlo. Ciao, eccola. Piccola. E quindi vogliamo mantenere questa casa per una doppia questione. Noi volevamo venderla, però poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto no, sicuramente finché non fa lei questo intervento è sicuramente no. E seconda cosa, come tutti, penso che molte persone che ci guardano e che hanno i figli capiranno che lasciare loro un qualcosa di concreto dove potersi rifugiare, oltre eventualmente alla baita, è sicuramente un pensiero che è giusto e doveroso fare. Per quanto riguarda la parte energetica, avete visto che alla baita non ho elemosinato di farvi vedere i progetti anche tecnici che stiamo realizzando, perché molte aziende, forse anche grazie al mio background, alla mia precedente esperienza lavorativa come tecnico altamente specializzato e come persona curiosa,
ha portato le aziende a credere in me, in noi, nel nostro progetto, fornendoci tante tecnologie diverse. E veramente per noi, cioè, La è stato salvezza. un dono dal cielo tutto quello che ci è arrivato, perché ogni volta che riflettevamo sul fatto di aver bisogno di qualcosa, magicamente Sì. arrivava la collaborazione Sì. proprio per Sì. quella situazione specifica. E devo dire che noi non contattiamo le aziende, No, ci contattano loro, quindi vogliamo proseguire su quest'onda qui, e quindi gestire quello che ci arriva. Perché dico questo? Voi direte, ma io sto in città, mi piace vedere quello, o in città, nelle vostre case, mi piace vedere quello che fate in montagna, ma io non avrò mai bisogno di una stazione portatile per alimentare qualcosa. SNI X, non lo so se è vero questo, nel senso, con quello che succede nelle varie parti del pianeta, so per esempio che adesso, mentre sto registrando, sta per arrivare un forte uragano in Irlanda inaspettato e ci saranno delle mancanze di corrente. Avere un sistema fatto e finito che voi prendete, ci attaccate il frigorifero o il cellulare per poterlo ricaricare, è una sicurezza per voi e per la vostra famiglia, ma questo non per vendere il prodotto attraverso i miei link, ma perché vi dovete dare una alternativa. Uso un verbo forte, vi dovete dare un'alternativa, perché non possiamo più contare sulla conduzione della vita come l'abbiamo sempre intesa, almeno noi dei paesi civilizzati e fortunati di poter comprare quello che ci serve o vivere in una società che ci offre delle scelte. Noi dobbiamo capire che anche noi qua in questa casa abbiamo sofferto di blackout di 8-9 ore e non avevamo niente. E quindi, cioè, questo mi porta a dire che avere un sistema di backup, di scorta, serve in questo momento a tutti. Un mega power bank. Un mega power bank per quanto riguarda l'energia. Potrebbe anche essere, adesso che ultimeremo il progetto della Thermomate, uno scaldabagno portatile. Cioè, noi per esempio in Italia, chi ha il riscaldamento autonomo, quindi una caldaia per ogni abitazione, perché qua non è sempre detto che sia questo lo standard, può trovarne beneficio, perché cioè con 2 batterie da torcia D e una pompa dell'acqua alimentata a 12 volt sempre dalla stessa power station può avere l'acqua calda. Se avete un bambino piccolo, se avete degli anziani in casa, questo può servire, perché potete beneficiare di una alternativa che vi dà il tempo, se siete anche in zone pericolose, di essere soccorsi, e questa è una cosa importantissima. Lui comunque era un esperto di sicurezza. Sì, diciamo che io ho lavorato molto per la sicurezza di un settore molto particolare italiano, poi magari un giorno lo dirò, e quindi io sono già portato di mio a capire e prevedere il piano B e il piano C. Lei infatti lei mi dice sempre che sono l'uomo delle alternative del piano B. Quindi io, quando qualcosa inizia ad andare storto, ho già pensato alla terza opzione da avere. Questo per dire che, cioè, potete pensare, le persone possono pensare che ci siano qualsiasi tipo di complotti dietro il clima, dietro le guerre, dietro tutto quello che volete. Fatto sta che la situazione è questa adesso. Ma se siete delle persone per bene, non potrete mai cambiare un sistema, perché siamo così troppo piccoli, ma possiamo farlo in maniera indiretta, utilizzando la testa. Se siamo soggetti qui in Italia a inondazioni e siccità e i prezzi di alcuni beni da noi sono cresciuti in un anno del 40-50%, se io vado nei supermercati e vedo che la pasta che pagavamo pochissimo adesso è più che raddoppiata, ma soprattutto in alcuni banconi ti dicono che non puoi prendere più di 3 buste per tipo di pasta, che è il nostro bene principale, che cioè è come
è un'abbondanza, è come non so, penso che negli Stati Uniti forse le coltivazioni di mais e grano siano le più diffuse, cioè per noi inizia a vedersi questa cosa qua. Quindi dove c'è stata un'inondazione non pensiamo che poi magari l'acqua si asciuga e finita lì, no, questo si ripercuoterà nell'arco di un paio d'anni non solo finanziariamente su chi produceva il cibo, quelle poche persone che ancora le producono a livello locale, ma sulla distribuzione. Cioè abbiamo avuto anni e anni fa una epidemia di un insetto che attaccava i nostri ulivi nel sud dell'Italia, e quindi abbiamo l'olio che adesso è al prezzo dell'oro praticamente. Adesso l'olio è quasi raddoppiato nell'arco di 6-7 anni. Sì. E tutti i governi del mondo possono dirmi adesso noi faremo qualcosa, ma io devo ancora trovarlo il politico volenteroso. Sì. Quindi, senza entrare in questo merito, la nostra transizione è mirata anche a questo, e quello che vi vogliamo dire è: trovate un backup a quello che sono le vostre esigenze primarie. Non sto dicendo di chiudervi in un bunker perché deve arrivare l'apocalisse, no. Fatelo per i vostri familiari, per voi stessi, perché se succede qualcosa voi avete il vostro frigoriferino alimentato, avete la vostra TV per poter anche capire cosa succede, il vostro telefonino per essere pronti quando magari le comunicazioni tornano, se siete in una zona difficile. Cercate di farlo anche per le persone che sono vostri cari, che magari non vivono con voi. Noi in Italia abbiamo spazi piccoli, quindi magari le famiglie sono a poca distanza rispetto ad altri paesi che ci seguono, dove le distanze sono molte. Cercate questa alternativa. Quindi torniamo a parlare di cose belle, e spero che siate rimasti con noi fino alla fine. Lo scopo di My Wildlife principale, oltre farvi vedere la nostra transizione, è portarvi nella natura il più possibile. Nel video scorso vi ho detto che sto lavorando a un progetto da un annetto. Questo è telecamera che voglio far andare live sul canale 24 ore su 24, che riprenda il bosco, soprattutto il sentiero dove passano gli animali. Voi direte: e che fai? Cioè inquadri magari per settimana il bosco senza che passi un animale? È vero, c'è questo rischio perché gli animali non sempre passano, magari vediamo... Non sempre passano, ma quotidianamente passa sempre qualcosa. Sì. Perché la nostra zona, la nostra baita, essendo vicino a un corso d'acqua, gli animali comunque lì vanno ad abbeverare. Sì, no? soprattutto d'estate. Abbeverarsi, soprattutto d'estate. Però per facilitare questa cosa sto integrando in un canale di test, sto integrando delle notifiche che arriveranno sul canale Telegram di My Wildlife Italia. Questo significa che quando l'animale passerà davanti alla telecamera, se tutto funzionerà, voi riceverete una notifica Telegram gratuita, è tutto gratis, che vi avviserà che l'animale sta passando, e potrete anche collegarvi in diretta, oppure potrete metterlo a monitor per vedere il bosco, per godere dei rumori della natura e quant'altro. È un progetto ambizioso che richiede molte risorse, in un posto dove non c'è elettricità, dove far arrivare internet è impossibile anche per via degli alberi, perché in mezzo al bosco di Faggi sono 30 metri di alberi ed è difficilissimo riuscire a fare tutto questo. C'è un'azienda che ci sta supportando in questo energeticamente in questo sviluppo, però per tutto il resto è farina del mio sacco. Quindi questo per farvi capire che non ci interessa solo il guadagno del canale per noi stessi, per mettere a posto la baita. Noi vogliamo far capire l'importanza di rispettare la natura, perché noi non abbiamo messo nessun tipo di staccionata, nessun tipo di argine da nessuna parte. Non vogliamo creare barriere architettoniche per via degli animali, e gli animali lo sanno questo, perché quando si avvicinano alle telecamere, io ve ne faccio vedere una ma ne ho diverse sparse, loro sentono il mio odore, sanno che ci sono e convivono, cioè non hanno abbandonato il loro percorso, hanno semplicemente
cambiato il loro percorso per farci spazio alla baita. Per questo siamo ospiti noi del loro ambiente. Loro passavano vicino alla baita, adesso passano 10 metri più là. Ok, voi siete qui, noi passiamo qui e vi rispettiamo, perché non siamo stati attaccati finora né da un cinghiale, né da un cervo e né da un lupo. Io l'ho incontrato da vicino un lupo, mi ha ringhiato, ma perché il lupo non abbaia, in sostanza fa una sorta di mezzo mugulato ringhio. Ci siamo spaventati entrambi perché lui è rimasto con gli occhi sgranati, io ero nella penombra, lui era nella penombra, quindi ci siamo arretrati tutti e due tenendoci d'occhio, e lui sa benissimo, lo sa anche da 6 km di distanza quando io sono fuori o dentro la baita, assolutamente, come ho fatto e come tutto. Quindi si può convivere nella natura, e poi faremo dei video magari anche dove vediamo quanta meno spazzatura, quanto meno rifiuto produce la nostra piccola famiglia rispetto alla città. E questa è una cosa che veramente ci ha stupito, perché noi portiamo fuori, qua in città portavamo fuori tonnellate di cose, di rifiuti, in baita abbiamo solo la plastica, perché tutto viene riutilizzato nel piccolo cerchio della nostra vita. Sì. Assurdo. Detto questo, penso che forse sarete rimasti in due, visto tutta sta pappardella. Vabbè, ci sta ogni tanto. Sì, dovevamo farlo, l'avremmo fatto come video extra, lo facciamo come video di questa domenica, ammesso che io non riesca ad andare lì e che arrivino le catene, quindi di integrare altro. Se dopo queste mie parole vedete la sigla finale, vuol dire che sto ancora armeggiando. Stiamo aspettando le catene. Stiamo aspettando le catene. Non durerà molto, perché se non arrivano le catene io ci vado a piedi, lei lo sa, e quindi partirò da qui col mio zainetto e farò il possibile per portarvi nella natura. Ma io non perché non sia portata per la vita wild, perché molte volte mi dite sono più da aperitivo in città. Sta mentendo. No, sto scherzando. È proprio perché col mio trascorso medico non ho più le forze che avevo 5 anni fa, e quindi mi rendo conto che ho dei grossi limiti adesso. Purtroppo ho preso anche peso, ma non siamo dei mangioni noi, però purtroppo il nostro scombussolamento ormonale ci ha portato anche... Sei una brutta persona. Io? Sì. Ma non tu. No. Guarda che io sarò il bastone della tua vecchiaia, con la gobba t'appoggi. Ma magari. Vi salutiamo, scusate, ci siamo dilungati, ma questo era un modo per stare insieme e soprattutto per rendervi partecipe di quello che viviamo. Scriveteci, noi interagiamo con tutti, anche con chi ci dice peste e corna, ci dice cattiverie, noi interagiamo, cerchiamo di rispondere a tutti nel limite del tempo, e questo è l'unico modo per utilizzare la tecnologia che abbiamo al momento in maniera intelligente, cercando di condividere quello che possono essere anche le vostre vite attraverso di noi, e cercare di fare un gruppo di buon senso, perché io sono un autore del buon senso. E noi ci godiamo il presente, facciamo quello che ci piace, quello che ci fa stare bene. Almeno cerchiamo di farlo, e questo a discapito del nostro ritorno economico, diciamolo, perché la felicità ultimamente non va di pari passo col sostentamento economico. No, almeno però in Italia. alla fine in qualche spizio ce lo leviamo, però. Quindi, in attesa che i suoi ormoni mi vengano a coccolare. Eccoli, sono arrivati i miei ormoni. Anzi, adesso, per quanto i miei ormoni oggi siano belli attivi, vado a prepararti un bel piatto di fettuccine con la pancetta. Ma non devo farlo io? Lo vuoi fare tu? Certo. Meglio, riposo. Come vedete, già è andato in fumo tutto il mio programma romantico. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Ciao a tutti. Ciao.